Nell'ultimo video vi ho portato con me nel viaggio di ritorno da Fuerteventura all'Italia, passando da Cadice a Gibilterra, attraverso l'Andalusia e visitando Caudiel, un paesino sulle montagne tra Valencia e Barcellona, con le sue sorgenti termali naturali, per risalire poi la Francia e via fino a Milano, dove mi sono fermata per una notte a riposare. E la mattina dopo mi sono diretta al raduno in Libera di Danilo e Sara. Volete venire anche voi sulle sponde del lago del Mis? Andiamo! Il giorno dopo le condizioni che ho trovato partendo da Milano erano queste, ma scappavo dalla pioggia perché sapevo che sul versante est verso il Veneto le previsioni erano buone. Madonna raga, le zone di casa mia, la vecchia casa mia, dal Marana Vicentina. Sono passata adesso fuori Vicenza Ovest, domani vengo proprio qua, faccio un salto a trovare gli amici. Che bello! Che bei posti! Si vede che vengo da mesi di deserto, ma già quando sono tornata a vivere a Napoli mi mancava il verde del Veneto. Passiamo del Grappa, qua siamo in Veneto. Vi chiederete come mai non sapevo che sarei passata di fianco alla mia vecchia casa? Perché seguivo sul navigatore la posizione che mi aveva mandato Danilo. I ragazzi avevano trovato questo luogo su Park4Night e non sapevo che mi sarei svegliata in un posto così bello il giorno dopo. Non avevo mai dormito così bene in furgone, né caldo né freddo, niente umidità, fantastico. E questi sono tutti i nostri furgoni. C'era anche qualche camper, ma soprattutto van camperizzati. Danilo e Sara mi hanno svegliato di buon'ora perché c'era qualcosa di bello in programma. Lui ha creato un sistema particolare. Già aveva messo via tutto. E anche questo è un fai da te. Bellissimo. Abbiamo deciso di andare a visitare i Cadini del Brenton, ma prima di raggiungere gli altri mi sono voluta fermare lungo il fiume per ascoltare e godermi in silenzio i suoni della natura. Potevo immaginare Jerome, Harry e George, per non parlare del cane Montmorency, in 3 uomini in barca, mentre risalivano il corso del Tamigi, ascoltare lo sciacquettio delle ondine, consumando una cena frugale sotto la tenda montata sulla loro sottile imbarcazione, osservando al crepuscolo il lento scorrere del fiume. Dopo essermi persa un attimo in queste fantasie, raggiungo i ragazzi ai Cadini. Che si sono attivati 5 metri e c'è un punto dove si può buttare ma siamo no, pure io non mi ricordo. Devo dire che non posso, perché io ho anticipato e ho detto amore ci facciamo una foto. Non è vero, guarda, non guarda, mi sono Raga, da sopra mi sembravate sul ponte. Io ho fatto ripresa, mi sembravate la compagnia dell'anello. Perché io stavo su, vedevo Triscelle voi su questo ponte. Bella, Ci voleva, cavolo. No, più là. Sì, è vero, più ti avvicini lì, più si congelano le caviglie. Ma almeno 3 gradi meno. Pantaloni seduto nell'acqua Direttamente. sono esplose tutte le vene. Si può bere,
Super concentrazione. E Sono pazienza. massi pesantelli. Che ti stanchi per quello anche. Torniamo su e ci dirigiamo di nuovo verso il lago, con l'intenzione di fare un bagno prima di mangiare. Adesso si mangia, prima ci siamo fatti un bellissimo bagno nel lago. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo raduno. Ed io, prima di andare a trovare gli amici di Vicenza, risalgo la Valle del Brenta e mi fermo a trovare la mia amica Doris, che voleva mostrarmi la sua città, Bassano del Grappa, dove torna da Fuerteventura ogni estate per lavorare alle escursioni nei boschi. Dopo aver fatto un giro nella città con Doris, decido di tornare qualche chilometro indietro e andare a dormire alle grotte di Oliero, questo posto fantastico in cui mi ero imbattuta lungo la valle del Brenta, andando dal lago del Mis verso Bassano. Quella mattina mi sono svegliata con il rumore della pioggia, ma per fortuna dopo un po' ha smesso e ho potuto fare una passeggiata. Usavo queste scarpe da quasi 2 anni ormai per godermi questo posto magico. I colori e i profumi intorno erano stupendi.